Spesso leggo domande da parte di persone che hanno appena cominciato a imparare l'italiano e che sono un po' confuse e che quindi chiedono, per esempio, ma è vero che in Italia tutti parlano un dialetto? Oppure è proprio necessario imparare un dialetto per comunicare in Italia? E soprattutto chiedono a me, Lorenzo, ma tu lo parli il dialetto della tua città? Vediamo di rispondere a queste domande nel video di oggi. Ho avuto l'idea di fare questo video perché oggi ho visto un video di Davide Gemello, che è Davide di Podcast Italiano, nel quale lui parla del fatto che non parla il suo dialetto, il dialetto torinese. Dice che già i suoi genitori non parlavano molto dialetto e che quindi lui stesso non parla per niente il dialetto della sua città. Ma rispetto alla mia zona di provenienza, la città natale di Davide, Torino, si trova in un contesto completamente diverso da un punto di vista della composizione sociale della popolazione per dei motivi storici molto precisi. Mi interrompo un attimo per specificare che in questo video userò la parola dialetto nel modo in cui viene usata più comunemente nella vita quotidiana da tutti gli italiani, per abitudine e per comodità, ma sono ben cosciente del fatto che non sia il termine corretto da un punto di vista linguistico e che i dialetti andrebbero chiamati in realtà lingue locali. Ho già fatto un video su questo argomento, quindi se siete interessati a capire perché andrebbero piuttosto chiamate lingue locali, dovrebbe comparire il link qua sopra, andate a vedere quel video. Come stavo dicendo, Torino si trova in un contesto completamente diverso dalla mia zona di provenienza, che è la provincia di Venezia. Torino si trova nel nord-ovest dell'Italia, che è storicamente la zona più ricca dell'Italia e quindi è la zona in cui la gran parte degli italiani che non vogliono emigrare all'estero decidono di andare a vivere. E infatti a Torino, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, c'è stata un'immigrazione molto consistente di persone che venivano soprattutto dal sud Italia e che quindi non parlavano il dialetto locale, cioè il dialetto torinese oppure tutti gli altri dialetti del nord-ovest dell'Italia, perché questo fenomeno ha interessato tutto il nord-ovest, non solo Torino. Questo ha portato chiaramente a una riduzione drastica dell'uso del dialetto locale nel nord-ovest dell'Italia, perché tutti questi immigrati che venivano dal sud avevano bisogno di capirsi con i torinesi o i milanesi o gli abitanti di qualsiasi altro posto nel nord-ovest. E quindi hanno cominciato a fare ricorso sempre più spesso all'italiano standard. La situazione nel nord-est dell'Italia è molto differente invece. Dunque, parlo in particolare del Veneto. Il Veneto non è sicuramente una delle regioni più povere dell'Italia, ma non è neanche mai stata una regione così ricca da attirare grandi masse di immigrazione da altre regioni. Quindi generalmente i veneti non sono mai stati costretti a utilizzare l'italiano standard per esigenze di comunicazione con appunto persone che vengono da altre regioni. In gran parte del Veneto moltissime persone parlano ancora il loro dialetto locale, ma chiariamo un po' che cosa vuol dire questa cosa. La quantità di dialetto o di italiano che una persona parla varia moltissimo in base a tanti fattori, per esempio classe sociale, per esempio zona di provenienza, quindi città o campagna, centro città o periferia, eccetera. Quindi è molto difficile fare delle affermazioni generali. Allora andiamo a vedere qual è la mia situazione. I miei genitori, mio nonno, insomma un po' tutta la mia famiglia, sia dal lato di mia madre sia dal lato di mio padre, parlano in dialetto molto spesso e oserei dire che lo parlano nella stragrande maggioranza delle interazioni informali, quindi con amici e familiari. Quindi a differenza di Davide Gemello, io sì, parlo il mio dialetto che è a grandi linee il veneziano, ma sicuramente con delle influenze di altri dialetti
più vicini al padovano per via delle origini di mia madre. E una curiosità molto particolare riguardo a questo argomento è il fatto che io e mia sorella, nonostante siamo cresciuti insieme, abbiamo comunque un rapporto molto diverso con il nostro dialetto e direi che io lo parlo molto di più di lei. E questo non vuol dire che lei non lo sappia parlare per niente o non lo capisca, anzi lo capisce perfettamente e lo sa parlare anche un po', però chiaramente è molto meno spontaneo e naturale per lei parlare il nostro dialetto. E per quale motivo? Beh, i miei genitori, forse per abituarla fin da piccola a parlare la lingua più utile da un punto di vista pratico, le hanno parlato sempre in italiano. Però poi sono riusciti a mantenere questo buon proposito solo per qualche anno, ma non abbastanza a lungo perché funzionasse con me. Quindi poi con me hanno cominciato a parlare sempre di più in dialetto, a lasciarsi un po' andare da quel punto di vista e alla fine io sono cresciuto sentendoli parlare quasi sempre in dialetto e ogni tanto parlando anche con loro nel nostro dialetto. Poi forse per motivi legati al tipo di amici che abbiamo avuto nel corso della nostra vita, io e mia sorella, io ho avuto più occasioni poi da grande di parlare in dialetto e quindi di mantenerlo vivo. Generalmente sia io sia gli amici che ho avuto nel corso della mia vita parliamo occasionalmente in veneziano. Quindi la gran parte delle nostre conversazioni si svolgono comunque in italiano, ma non è raro che alcune frasi le diciamo in dialetto nel mezzo di una conversazione in italiano. In che occasioni quindi io uso il mio dialetto? Dunque, prima di tutto esclusivamente in interazioni informali, quindi con amici e familiari o comunque con persone che conosco abbastanza bene. Però alcune volte può capitare che io usi il mio dialetto con delle persone che non conosco molto bene, ma che so essere persone che parlano regolarmente in dialetto, che parlano più spesso il dialetto che l'italiano e lo faccio forse per un motivo di maggior empatia, per creare una connessione più forte con questa persona, per mostrargli che sono un po' più simile a loro. Ovviamente non è un processo conscio, non è un processo consapevole, è qualcosa che mi viene spontaneo fare. Soprattutto con persone di una certa età, o anziani, oppure persone magari tra i 50 e i 60 anni. E i miei figli parleranno il mio dialetto? Purtroppo probabilmente no. Intanto sono anni che non vivo più nella zona in cui sono nato e cresciuto. In più, da un po' vivo addirittura all'estero e se dovessi continuare a vivere all'estero, la priorità per me sarebbe insegnare a dei miei eventuali possibili figli l'italiano. Se invece dovessi decidere di tornare a vivere in Italia e avere dei figli lì, secondo me sarebbe comunque più utile e più importante insegnare a loro altre lingue ufficiali che io conosco bene, come per esempio l'inglese. Perché purtroppo da un punto di vista puramente pratico e concreto i dialetti non sono molto utili. Devo comunque dire che da un punto di vista personale, sentimentale, mi dispiace vedere la graduale scomparsa dei dialetti e delle lingue minoritarie, perché comunque ogni volta che scompare, che muore una lingua, si porta con sé un pezzo di una cultura. Detto questo, penso che sia possibile fermare la scomparsa, la morte di una lingua? Non proprio. Penso che cercare di fermare appunto la morte e la scomparsa di una lingua in modo artificiale sia molto difficile e credo che possa avvenire principalmente solo in due circostanze. La prima situazione è quella in cui una porzione molto grande della popolazione a cui questa lingua è culturalmente legata
si sente così fortemente attaccata a questa lingua che fa di tutto attivamente per rivitalizzarla. La seconda situazione è quella in cui c'è un potere superiore, spesso un potere di tipo quasi o letteralmente dittatoriale, impone dall'alto l'utilizzo di questa lingua fino a renderla la lingua ufficiale di una certa regione, rivitalizzandola. E in Italia, con pochissime eccezioni, non c'è né la prima né la seconda condizione. Quindi, per quanto tutti i tentativi di rivitalizzare e di tenere vive alcune lingue minoritarie o dialetti locali siano altamente apprezzate e molto lodevoli, comunque i loro risultati saranno sempre molto marginali. Bene, qui finisce la mia panoramica su il mio rapporto personale con i dialetti locali, con il mio dialetto locale in particolare. Voi, nei paesi da cui provenite, avete delle lingue locali che parlate? Quanto si parlano? Si parlano più o meno della lingua standard? Insomma, fatemi sapere qual è il vostro rapporto personale con le lingue minoritarie, con i dialetti e tutto questo tipo di realtà linguistiche. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!